Lo stress è la risposta che il nostro organismo ci fornisce quando è sottoposto a eccessive sollecitazioni. Oggi ti fornirò i miei 4 punti cardinali per meglio arginarlo. Di fronte a ciò che ti stressa hai 3 cose che puoi fare: provare a cambiarla, cercare di metterla fuori dalla tua vita, oppure accettarla così com'è. Valuta la tua situazione e rifletti sui pro e i contro di queste alternative, per poi decidere quale di queste 3 strade deciderai di affrontare. Prendi quindi un foglio e scrivi le 5 azioni che devi compiere per poter andare in questa direzione. Occuparsi è meglio di preoccuparsi. Lo stress è un fenomeno principalmente mentale e il modo migliore per affrontarlo è prediligere la via del fare a quella del pensare. Rispetta i tuoi limiti. Quando prendi l'aereo, le hostess lo dicono sempre: in caso di emergenza scenderà una mascherina per l'ossigeno. Ma prima indossala tu e dopo aiuta gli altri a fare lo stesso. Se sei una di quelle persone che si sovraccarica di impegni per soccorrere le altre, ricorda che se non riesci a essere di aiuto a te stesso, difficilmente lo sarai agli altri. Prova a vedere lo stress da un punto di vista diverso. La ricerca dice che se pensi allo stress come un qualche cosa che ti distrugge, presto questa profezia si avvererà. Inizia invece a vedere lo stress come uno stimolo in aiuto al corpo per affrontare al meglio le sfide. Su questo tema 2 video che non puoi perdere: il bellissimo speech di Kelly McGonigal ai TED e un video in cui spiego i meccanismi sottostanti alle profezie che si autoavverano. Tra lo stress e la noia preferisco lo stress. Luciano De Crescenzo. Ci vediamo la prossima settimana. Il modo migliore per far entrare la psicologia nella tua vita è iscriverti al mio videocanale.